Io ho provato a leggere tanti libri sulla biodiversità, però alla fine quando guardo questo prodotto la vedo subito la biodiversità e st'altro nessun seme sarà uguale a questo, ma sempre diverso. Qui è Civita di Cascia, sono coltivazioni di alta montagna, freddi inverni, caldi estate, un clima piuttosto rigido nel complesso, eppure viene fuori questo, la roveglia, un pisello selvatico che io ho trovato con mio suocero. Questo è un paese terremotato e ricostruito negli anni 90. Andammo nella cantina del paese vecchio per recuperare qualche cosa. E fra i tanti barattoli che il contadino ha il buon senso di conservare un po' di semi, c'era questo seme che sembrava pepe, non se lo ricordava nemmeno lui. Io ho messo sempre da parte. Quindi vado in questa cantina con Armando, mio suocero, gli dico: ma questo che è? Dice: lascia perdere, lascia perdere. Però, insomma, lasciar perdere questa meraviglia non ci riuscivo. Quindi ho tentato con tanti altri anziani del paese e tutti non ricordavano questo seme, non lo ricordavano. Alla fine seminiamo e quando l'abbiamo visto crescere, questo fiore meraviglioso, l'ho portata a mia suocera, a Lucia, e gli dissi: Lucia, ma che è secondo te questo? Oh, dice: figlia mia, lascia perdere, questo ti spezza la schiena. Dice: questa è la roveglia. È un legume molto importante per noi perché era un legume che stava scomparendo e l'abbiamo ritirato fuori. La nostra azienda nasce nell'86 e siamo certificati biologici, compresa la roveglia. All'incirca ne seminiamo un ettaro e mezzo proprio perché c'è parecchia manodopera. Possiamo raggiungere qui da noi, che siamo sugli 800-900 metri, 6 quintali a ettaro. Avendo anche una fattoria didattica con sala degustazione e ristorazione, la produciamo e la mettiamo anche sul ristorante come antipasto, zuppa, piatto suo antico, diciamo, che usavano nel Settecento, sarebbe un soffritto di aglio e olio, peperoncino, acciuga, il legume in assoluto che contiene più ferro, molto più della lenticchia. È un legume molto particolare, dove viene seminato nel periodo fine febbraio, primi di marzo. Complicata la semina perché c'è bisogno di seminare nel momento di discreta asciutta, altrimenti il seme marcisce e non riesce a germinare. La sua raccolta viene fatta nei primi di luglio. Questo è un processo che dura circa 10-15 giorni perché si deve asciugare bene al sole. Nella mia azienda facciamo una produzione di circa 50 quintali ed è un prodotto molto di nicchia perché è molto buono. La roveglia viene commercializzata nei piccoli semi per fare le zuppe, oppure facendo della farina, ottima per fare la polenta, la famosa farrecchiata. Poi noi la trasformiamo anche in patè, che non è nient'altro che il legume cotto e frullato per le bruschette, molto, molto gustoso e naturale. Ho cercato di approfondire. In questo percorso sono stata aiutata moltissimo da agronomi che non conoscevano niente o ben poco della roveglia. Ho avuto un aiuto speciale quando ho conosciuto il dottor Fulvio Porena, che come ricercatore del CEDRAV, che è il centro di ricerca dell'antropologia in Valnerina, ha incrociato le sue ricerche con questo meraviglioso seme e si è aperta una storia che ha dell'incredibile. Fino a qualche mese fa sono stato il direttore del CEDRAV, il Centro per la ricerca demo-antropologica della Valnerina e della dorsale appenninica Umbra. Il centro di ricerca ha fatto della ricerca sull'alimentazione una delle sue attività di punta e in questa ottica diversi anni fa, più o meno nello stesso periodo in cui qui a Civita ci si apprestava a riconsiderare la coltivazione della roveglia, al CEDRAV si studiavano alcuni cibi rituali propri della Valnerina e fra questi appunto la roveglia, quello che i botanici chiamano Pisum arvensis. Questi studi ci hanno portato a considerare il fatto che in alcune comunità della Valnerina si usava la roveglia come cibo rituale, consumato durante la Quaresima per rispettare i precetti che invitano
a mangiare di magro, come si dice, cioè senza carne, nei 40 giorni che precedono la Pasqua. E questa felice concomitanza della ricerca del CEDRAV e del recupero della produzione della roveglia ha fatto sì che questo prodotto acquisisse notorietà ed interesse fino ad essere consacrato, ancora una volta, come presidio Slow Food. Nel 2016 una persona sconosciuta ha acquistato da me un pacchetto, un mercatino che facevo allora, e l'ha segnalata Slow Food. Dopo un anno di inchiesta, quasi un processo, questo splendido legume è diventato presidio Slow Food, era il 2006. Nel 2010, durante il mio percorso di fiere, eventi, manifestazioni, ho partecipato a Cavannori, Lucca, a una manifestazione chiamata Slow Beans. Ci sono entrata con questo mio pisello ed è stato un successo. Oggi sto qui grazie al movimento Slow Beans. Nel 2015, dopo aver lottato tanto, finalmente la roveglia viene riconosciuta dalla regione Umbra come prodotto tipico. La roveglia, ma la mia roveglia, la roveglia di Civita di Cascia. Per me non è poco. Terra Madre propone Leti Bean, una rete virtuosa che ci porta alla scoperta di varietà di legumi tradizionali, alle tecniche di produzione e all'uso in cucina. Leti Bean aggiunge oggi una maglia a questa rete virtuosa con la roveglia di Civita di Cascia, e protagonisti di questa giornata casciana sono la chef Valentina Dugo e la produttrice Silvana Crespi. Silvana, visto che oggi sono in incognito, che non ho la giacca da chef, non c'ho nemmeno il grembiule, me lo dai così ti faccio vedere questa ricetta? Più che un grembiule ti do un pezzo della mia storia. Ma questo che grembiule è? Oltretutto è di lino, di canapa? Canapò. Canapone? Questo per te c'ha 30 anni, hai detto? Sì, anche di più. È bellissimo, grazie. Iniziamo a cucinare. Mentre la roveglia bolle, ci mettiamo a preparare gli ingredienti che servono per comporre l'insalata. Di origine levantina, medio orientale, che secondo me è un ottimo modo per consumare i legumi in estate, perché può essere anche, per esempio, fatto con le lenticchie e tutto quanto, ma con la roveglia ha un particolare risultato in termini di freschezza, anche di sapore. Gli ingredienti principali sono prezzemolo, menta, sedano e limone. È importantissimo che il limone sia non trattato, quindi un limone biologico di cui è possibile consumare anche la buccia. Qui abbiamo trovato la menta bergamotto, che è una menta che ancora resiste al freddo, del prezzemolo, notando che più o meno la quantità di prezzemolo deve essere doppia rispetto a quella della menta. E poi abbiamo il sedano. Io preferisco usare il cuore per consumarlo crudo e lo tagliamo ottenendo una fine dadolata, si dice in cucina. Prepariamo la scorza del limone, si ricava solo la buccia. Sulla buccia vengono conservate tutte le parti, gli oli essenziali che danno l'inconfondibile aroma. Si riducono anche queste qui in listarelle e questi tagliano ancora più sottili perché poi fanno parte proprio della consistenza dell'insalata. Che buon profumo! Il resto del limone, una volta che si è ricavata la buccia, va spremuto per ottenerne il succo. Ci rimane di tritare la menta e il prezzemolo e poi comporre tutto e aromatizzare la roveglia che dovrebbe essere già quasi cotta. La sciacquiamo per togliere tutte le parti amidose. Per comodità trito insieme il prezzemolo e la menta. Oppure addirittura, se vogliamo fare moderni, contemporanei, possiamo mettere tutto all'interno di un mixer, chiaramente aggiungendoci l'olio e un po' del limone. Io preferisco
fare al coltello per richiamare proprio una delle caratteristiche della ricetta originale, che è appunto il tabbouleh, che è proprio abbondante di prezzemolo. Il prezzemolo risulta essere presente come l'insalata all'interno di un'insalata, quindi si deve proprio sentire, si devono sentire le foglioline, quindi io preferisco non frullarlo ma triturarlo. Andiamo ad aggiungere tutto il resto degli ingredienti. Il cuore di sedano, il trito di prezzemolo e menta, la buccia del limone, il limone filtrato. Aggiungiamo olio, sale e mescoliamo. Allora, questa è un'insalata freschissima, è un'insalata ottima d'estate per i pranzi estivi, giusto anche per riconsiderare che i legumi possono essere consumati non solo nelle calde zuppe invernali, ma hanno tantissime applicazioni. Questa è una delle ricette che preferisco. Possiamo guarnirla per portarla sulla tavola estiva con delle fettine di limone tagliate sottili e un ciuffetto di sedano. Voilà!